buongiorno, mi trovo a Borno perché oggi vorrei fare, dico vorrei perché le condizioni meteo non sono favorevoli. C'è il sole adesso ma danno pioggia nel pomeriggio e vorrei fare un anello intorno al Pizzo Camino, provando a salire appunto al Pizzo Camino anche e poi andare a mangiare a rifugio. Però qua ha piovuto stanotte e non so come sono le condizioni, quindi vediamo come si evolve la mia escursione. Ma che Pizzo Camino e giro di qua e giro di là, giro d'anello, ma cosa sta dicendo quello lì? Ma va, a parte gli scherzi, stamattina in effetti l'idea era quella di fare il giro ad anello del Pizzo Camino e valutare un po' la salita, ma sapevo che era una cosa un po' troppo impegnativa. Dopo ho valutato anche il meteo, in effetti il meteo non è dei migliori, davano pioggia, la pioggia non è arrivata, quindi questa escursione ha avuto un po' di varianti per evitare appunto di fare sentieri un po' impegnativi in caso di pioggia. Là così c'è appena dopo le macchine è dove stamattina dicevo che volevo fare il giro d'anello davanti al cartello informativo. Invece poi alla fine ho detto vado al rifugio Lang, vedo com'è, e invece ho fatto un altro giro ad anello, bello anche quello, non troppo difficile, anzi ci sta, con un tempo così variabile è stata un'ottima idea cambiare durante la camminata in corso. Quindi ho fatto il lago di Lova, sono partito da Borno, sono salito da là sotto. Di sotto c'è il lago di Lova, sono arrivato là così dove c'è le macchine, lì nel bosco c'era il cartello di stamattina, sono salito là così, ho fatto tutto il giro dietro e poi al rifugio Lang ho cominciato a salire, sono salito praticamente là sopra, non so se si riesce a vedere, quindi là sopra, e ho fatto tutto il pezzo là che tagliava fuori a mezza costa. Poi là dietro invece sono sceso e sono andato verso il rifugio San Fermo, giù di là. San Fermo c'è una strada come questa che porta qua e fa concludere l'anello. Il giro è stato un bel giro, il rifugio ho mangiato bene, la prossima volta farò davvero il giro d'anello attorno al Pizzo Camino, non so quando, però invece che fermarmi al rifugio San Fermo magari mi fermo al rifugio Lang. Non so quando lo farò, però lo farò perché è un bel giro e merita. Diciamo che il giro ad anello è fattibile in una giornata dove non c'è rischio di pioggia, perché comunque alcuni tratti di sentieri fatti con la pioggia, visto che non sono molto facili da fare, non tanto per le zone esposte ma per il terreno scivoloso. Alcuni tratti su sentiero c'è il fango, quindi non è molto fattibile da fare, ecco, in caso di pioggia. Quindi il giro è finito, io sono quasi al bivio e poi ritorno alla macchina. Ci vediamo al prossimo appuntamento, che si sa dove sarò. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e commentate se vi è piaciuto. Ciao, godetevi il video.
questa prima parte di sentiero dove avete visto che la strada è cementata, ci salgono anche le jeep. Sono arrivato a questo bivio dove ci sono le indicazioni: per il rifugio Laing si va a destra e il rifugio San Fermo si va a sinistra. Io oggi prendo la direzione di destra perché vorrei provare appunto a fare il Pizzo Camino, però mi dà 3 ore, la vedo dura perché sono le 8, a parte le ore le condizioni non so come sono, quindi prendo la direzione del rifugio Laing e poi farò il giro ad anello attorno per poi andare al rifugio San Fermo, se le condizioni meteo lo permettono, altrimenti tornerò indietro e vediamo, magari vedrò di fermarmi al rifugio Laing e tornare indietro ancora da questo sentiero. Comunque volendo si può arrivare qui e andare al rifugio San Fermo, e il sentiero è abbastanza pianeggiante, non ci sono grossi dislivelli da fare se non si vuole fare il giro d'anello, oppure salire al Pizzo Camino. Poi qua c'è anche la cima Moren, è una zona molto bella. Qui ci sono già stato in questa zona per fare il giro del lago di Lova, trovate il video qua sopra e noi ci vediamo dopo. La vedo dura oggi, mi sa che la camminata va a vuoto perché sono appena uscito adesso dal bosco e guardate un po' il cielo. Non promette niente di buono. Lì c'è il rifugio Laing. Qua oggi Pizzo Camino salta. Dietro là ci sono un po' di nuvole non belle, quindi è già da un po' che mentre camminavo ho deciso di annullare il giro. In teoria avrei dovuto fare tutto il giro dietro di là e poi andare verso il rifugio San Fermo, ma visto le condizioni meteo in peggioramento, il percorso non è comunque un percorso semplice, neanche fare l'anello oggi mi conviene saltarlo. Facciamo così, vado al rifugio a bere un caffè e poi torno indietro e vado al rifugio San Fermo a mangiare. Tanto visto che lì il percorso è facile in caso di pioggia, speriamo, perché c'è proprio bisogno di pioggia, non dico speriamo di no stavolta, torno indietro tranquillo senza problemi alla macchina. Dai, andiamo là, a dopo. Mi sono fermato al rifugio Laing a mangiare una fetta di torta, a bere un caffè e ho chiesto informazioni ai ragazzi del rifugio, che fra l'altro sono i ragazzi dell'associazione Mato Grosso che lo gestiscono. Molto bello il rifugio, posizione molto panoramica, e ho chiesto informazioni per il Pizzo Camino, comunque il giro ad anello che volevo fare, visto che sapevo già che il Pizzo Camino per me non era fattibile. Infatti mi ha confermato che ci sono tratti un po' esposti, insomma bisogna fare attenzione, sono da solo, il tempo non è un granché, allora ho detto vabbè, faccio il giro ad anello, ma anche il giro ad anello è un po' lungo e visto il meteo me l'ha sconsigliato anche lui. Sentiero facendo il giro ad anello non è difficile, però è abbastanza lungo, allora onde evitare di trovarmi magari in un punto scomodo in caso di pioggia, e mi ha detto di fare questo giro che adesso ho deciso di fare, che praticamente poco più avanti dal rifugio. Qua ci sono le indicazioni dove diritti si va verso il Pizzo Camino e il passo dove avrei dovuto fare il giro io d'anello, e invece di là a sinistra si va al rifugio San Fermo, che qua mi dà 1 ora e mezza, quindi ho deciso di fare questo, che mi ha detto anche che è un sentiero tranquillo, difatti è un sentiero così più o meno, mi ha detto che non ci sono
difficoltà. Lo vedrò proseguendo, però vabbè, mi fido del rifugista. Intanto vi saluto e ci vediamo dopo. Guardate un po' dove si trova il rifugio. C'è una quiete allucinante e le nuvole un po' minacciose, però sono nuvole un po' sparse. Lì c'è il monte Sussino, quello lì. Dovrebbe essere una meta abbastanza fattibile per me, quindi chi lo sa. Da qua si vede il sentiero che sale e quando arriva di là scavalca, va giù dall'altra parte. Di là c'è il sole e invece qua no, c'è anche qua ma le nuvole lo coprono. Guardate sotto il rifugio, eccolo lì. Questi sono i resti del rifugio che dal 1934 al 1944 non c'è più niente, ci sono tutti questi massi sparsi. Qui probabilmente durante la guerra c'erano parecchie attività militari. Alcuni cartelli indicano cosa c'era qua nel 1944. Da là sopra si vede il sentiero dove sono arrivato io, costeggia la parete della montagna e poi scende e arriva fino qui. Qui sotto c'è una bella chiesetta, qui sotto, appena sotto, c'è una malga, non so se si riesce a vedere, e là c'è il rifugio dove devo andare io. Alle 13:10 ho mangiato al rifugio San Fermo e adesso continuo la mia camminata verso la macchina.